Benvenuti a tutti in Italian Club, il podcast dove impari a parlare, sentire e pensare come un vero parlante italiano. Oggi parleremo di un argomento che può letteralmente trasformare il modo in cui impari. Come alleni il tuo cervello a pensare in italiano? Vedete, la maggior parte delle persone impara una lingua studiando regole, vocabolario e grammatica, ma quando arriva il momento di parlare, il cervello si blocca. Cercano le parole, traducono nella loro testa, esitano e perdono fiducia. E tu? Ti è mai capitato? Vuoi dire una frase semplice, ma il tuo cervello dice stop, come se avesse bisogno del permesso di un dizionario prima di ogni parola. Sì, ed è assolutamente normale. Per ora, il tuo cervello è programmato nella tua lingua madre. Funziona attraverso schemi automatici che ha creato fin dall'infanzia. Pensare in italiano non significa solo imparare una lingua. Significa creare nuove autostrade mentali, nuovi riflessi e un nuovo modo di vedere il mondo. Esattamente. Quando impari una lingua, vuoi che il tuo cervello smetta di tradurre e inizi a vivere in italiano. È lì che tutto diventa più fluido. Perché pensare in italiano non significa recitare delle parole, significa sentire le parole. E quello che oggi ti spiegheremo è come il tuo cervello può imparare a pensare in modo diverso. Capirai perché continua a tradurre, come farlo smettere e come allenarlo affinché diventi naturalmente italofono. Ma prima fatti una domanda semplice. Perché vuoi parlare italiano? È solo per ottenere buoni voti oppure è per vivere momenti reali, creare connessioni, viaggiare, sognare? Perché pensare in italiano significa esattamente questo, entrare in un mondo nuovo. Sì, e quel mondo non ha nulla a che fare con la traduzione. Non pensi dog equals cane, pensi cane. Vedi un animale, senti un abbaiare. Provi qualcosa. La parola prende vita. Appartiene al tuo cervello, al tuo universo mentale. Ed è esattamente quello che impareremo a fare insieme in questo podcast. Quindi, mantieni la tua attenzione concentrata, apri la mente e preparati a riprogrammare delicatamente, ma in modo permanente, il tuo cervello. Prima di imparare a pensare in italiano, devi capire perché il tuo cervello traduce. È semplice. Ha imparato ad aiutarti a sopravvivere nella tua lingua originale. Questo è il suo sistema predefinito. Quando impari una nuova lingua, cerca di cavarsela con ciò che già conosce. Prende una parola, cerca il suo equivalente, confronta e convalida. È una strategia normale all'inizio, ma inefficace nel lungo periodo. Sì, potremmo dire che il tuo cervello si comporta come un interprete stanco. Lavora costantemente tra due mondi, il mondo della tua lingua e il mondo dell'italiano. Ma il cervello stesso ama la semplicità, vuole muoversi velocemente. Quindi, a un certo punto, decide: stop, creerò un nuovo circuito. E quel circuito consiste nell'imparare a pensare in italiano. Esattamente. Questo è ciò che chiamiamo neuroplasticità. Il tuo cervello non è fisso. Cambia in base a ciò che gli fai fare. Se lo nutri di italiano, diventa più italiano. Ma se gli dai una frase italiana e la traduci sempre nella tua lingua, mantiene il vecchio schema. Chi che molti studenti rimangono bloccati. Vogliono parlare naturalmente, ma continuano a imparare intellettualmente. Leggono, traducono, confrontano, ma non vivono la lingua. È un po' come imparare a nuotare leggendo un manuale. Puoi conoscere tutte le tecniche, ma finché non sei in acqua, il tuo cervello non impara a galleggiare. Vi un'immagine meravigliosa. Il cervello impara attraverso l'esperienza diretta, non attraverso la teoria. Ed è per questo che i bambini imparano più velocemente. Vivono la lingua. Non hanno paura di fare errori. Giocano, sperimentano. E puoi fare lo stesso. Non devi essere un bambino perché il tuo cervello diventi di nuovo flessibile. Devi semplicemente accettare di essere curioso, divertirti un po' con la lingua e smettere di giudicare tutto come corretto o scorretto. E ricorda,
Ogni volta che traduci, il tuo cervello fa una deviazione, ma ogni volta che comprendi un'idea senza tradurre, crei una connessione diretta. È come una scorciatoia verso la fluidità. Ed è questo che vogliamo insegnarti oggi, come sostituire la traduzione con la comprensione naturale. Il tuo cervello può farlo, ma devi allenarlo. D'accordo. Ora che abbiamo capito il perché, passiamo al come. Come alleni il tuo cervello a pensare direttamente in italiano? Primo metodo. Associa le parole alle immagini, non alle traduzioni. Quando impari la parola tavolo, non pensare a table in inglese. Pensa al tavolo. Un tavolo rotondo, del caffè sopra, una tovaglia, una sedia accanto. Più chiara è la tua immagine, più velocemente il tuo cervello la ricorda. Secondo metodo. Parla con te stesso. È un segreto che pochissime persone usano, ma è estremamente efficace. Descrivi nella tua mente ciò che stai facendo. Terzo metodo. Crea delle mini scene immaginarie. Vuoi ordinare qualcosa in un bar? Recita la scena. Buongiorno, vorrei un caffè, per favore, e immergiti nella situazione, nell'emozione. Quarto metodo. Attiva le emozioni. Il cervello non impara ciò che lo annoia. Ricorda ciò che gli fa provare qualcosa. Sorpresa, gioia, una storia. Ecco perché film, musica e podcast funzionano così bene. E il quinto metodo è il più semplice. Ripeti senza giudicare. Senti una frase, ripetila. Leggi un'espressione, ripetila ad alta voce. Ascolti una conversazione, imita i suoni. È così che il tuo cervello passa da I know a I speak. Sì. E poco a poco le frasi diventano naturali. Non pensi più alla grammatica. Senti le strutture. Questo è ciò che chiamiamo intuizione linguistica e arriva con la pratica. E se vuoi un esercizio concreto per stasera, trascorri 10 minuti descrivendo la tua giornata solo in italiano. Niente dizionario, niente traduzione, solo tu e le tue parole. All'inizio sarà lento, ma ogni giorno il tuo cervello diventerà un po' più italofono. Ed è proprio questo il vero progresso, quando inizi a pensare, anche solo un po', in italiano. Sai, molte persone pensano che imparare una lingua sia una questione di talento, ma in realtà è una questione di abitudine. Il tuo cervello diventa ciò che fai spesso, e se vuoi che pensi in italiano, l'italiano deve diventare parte della tua routine mentale. Sì, esattamente. È come andare in palestra. Non costruisci i muscoli andando una volta al mese, ma ripetendo l'attività giorno dopo giorno. Il cervello funziona allo stesso modo. Ogni piccolo contatto con la lingua rafforza un circuito neurale. Una parola ripetuta, una frase che ascolti, un'idea che esprimi. Tutto conta. E la buona notizia è che queste abitudini non richiedono ore. Anche 15 minuti al giorno possono essere sufficienti se sono regolari e consapevoli. L'importante non è la quantità, è la costanza. Infatti, c'è uno studio molto noto dell'Università di Cambridge che mostra che le persone che si esercitano 20 minuti al giorno possono ottenere risultati simili a quelli di chi studia 5 ore alla settimana. Perché? Perché il cervello ama la costanza. Esattamente. Quindi, crea per te un ambiente italofono, anche se vivi da un'altra parte. Imposta il telefono in italiano. Ascolta le notizie in italiano durante la colazione. Fai la lista della spesa in italiano. Sono piccole azioni, ma creano un'atmosfera mentale in cui il tuo cervello respira italiano. E ciò che fai nella tua vita quotidiana conta ancora più di ciò che fai durante il tempo dedicato allo studio. Perché è in quei momenti che il tuo cervello inizia ad associare la lingua alla vita reale. Quando pensi ai tuoi pasti, al tuo lavoro e al tuo umore della giornata in italiano, il tuo cervello comprende. E vuoi sapere un piccolo segreto? Il cervello ama le routine, ma odia la monotonia. Quindi mantieni una struttura, ma varia i materiali. Un giorno un podcast. Un giorno un film. Un giorno un film. Un giorno un film.
Ogni cambiamento stimola nuove aree della tua mente. Sì, è come nutrire il tuo cervello con diversi sapori linguistici. Una parola ascoltata in una canzone non viene dimenticata facilmente. Una frase pronunciata durante una conversazione rimane con te, e questi piccoli pezzi di lingua si accumulano per creare la tua mente italofona. E sai cosa mi affascina? A un certo punto il tuo cervello non fa più fatica. Guardi un film, sorridi a una frase in italiano e improvvisamente, senza rendertene conto, hai appena capito senza tradurre. È il momento magico in cui la lingua diventa ovvia. È proprio questo. Questa è la fluidità, quando il tuo cervello smette di tradurre e inizia a reagire. E questa trasformazione può avvenire per tutti, a condizione che creino le giuste abitudini. E ora vedremo come stimolare ancora di più questa trasformazione attraverso l'attivazione cerebrale. Un modo per allenare il tuo cervello a essere curioso, veloce e reattivo. Parliamo spesso del cervello come se fosse una macchina, ma in realtà è qualcosa di vivo. Gli piace essere sorpreso, gli piace scoprire e imparare. Se gli dai sempre la stessa cosa, si annoia, ma se lo esponi a nuovi suoni, ritmi ed emozioni, si risveglia. E la lingua italiana è musica. Quando ascolti, il tuo cervello riconosce suoni, melodie e schemi. Quindi, invece di cercare di capire ogni singola parola, ascolta il ritmo. Chiediti come parlano gli italiani, quale emozione stanno mettendo nelle loro parole. È come ascoltare una canzone. Il tuo orecchio si abitua prima ancora della tua mente. Sì, ecco perché podcast e serie sono perfetti per allenare il cervello. Anche se non capisci tutto, il tuo cervello sta lavorando in sottofondo. Cattura la musica dell'italiano, la sua intonazione, la sua logica. Ed è qui che la parola allenamento assume tutto il suo significato. Non costringi il tuo cervello, lo stimoli. Lo fai desiderare di giocare con i suoni e riconoscere le strutture. Lo inviti a esplorare la lingua invece di limitarsi a sopportarla. E c'è un semplice esercizio che adoro dare ai miei studenti. Scegli una frase breve da un film o da un podcast e ripetila diverse volte ad alta voce, non per capirla, ma per sentirne il ritmo. Guarda, è proprio come un musicista che ripete una nota finché non diventa naturale. Ed è allora che il tuo accento, la tua intonazione e il tuo ritmo iniziano a diventare più italiani perché il tuo cervello copia ciò che sente. E quando combini questo con il pensiero, ottieni un risultato incredibile. Pensi con la melodia dell'italiano, le tue frasi diventano più fluide e spontanee e, senza nemmeno rendertene conto, inizi a pensare come un parlante italiano. Sì, è questa la magia. Smetti di essere uno studente e diventi un utilizzatore. Ed è quello che vogliamo tutti, giusto? Non solo imparare l'italiano, ma vivere in italiano. E per questo c'è un'altra chiave essenziale, il cervello emotivo. Perché senza emozione non c'è memoria duratura. Quando provi qualcosa, il tuo cervello ricorda. Esattamente. Quindi scegli contenuti che ti toccano. Un film che ti fa ridere, una canzone che ti fa sognare, una storia che ti motiva. Il tuo cervello ricorderà molto più facilmente le parole associate alle emozioni. Ecco perché pensare in italiano non è solo una tecnica, è un'avventura umana. Non stai solo allenando la memoria, stai allenando il cuore. E quando il tuo cuore inizia a capire l'italiano, credimi, il tuo cervello lo segue naturalmente. Non possiamo parlare del pensiero senza parlare della fiducia, perché il più grande nemico del tuo cervello quando impari non è la grammatica, è la paura di fare errori, di non essere capito, di sembrare ridicolo. Sì, e quando il tuo cervello ha paura, si blocca. Attiva il suo sistema di difesa e, invece di pensare liberamente, entra in modalità errore. Il risultato? Dimentichi le parole, inciampi nel parlare e dubiti di te stesso. Ma la buona notizia è che possiamo rieducare questa paura.
Ogni volta che parli, anche solo un po', insegni al tuo cervello che non è pericoloso. Gli dimostri che parlare italiano è un'esperienza positiva. De poco a poco il tuo cervello capisce. Parlare italiano non è un rischio, è un'opportunità. E vedi, la fiducia non è un'emozione magica, è un'abitudine mentale. Ogni volta che provi, ogni volta che continui nonostante la paura, mandi un messaggio al tuo cervello. E quella voce parla in italiano e tutto cambia. Perché invece di sentire "non sono pronto", senti "I can do it" e il tuo cervello agisce in base a ciò in cui crede. Ecco perché diciamo spesso "you become what you repeat". E se ripeti ogni giorno frasi positive, il tuo cervello comincia a crederci. Ripeti dopo di me: I think in Italian. Ed è vero, perché dal momento in cui vivi l'italiano nella tua testa, la perfezione diventa inutile. Impari naturalmente, senza pressione, con piacere. Ed è esattamente dove volevamo portarti. L'italiano non si trova solo nei libri, è nel tuo cervello, nella tua voce e nel modo in cui pensi. E nella prossima parte che condivideremo insieme, andremo ancora più lontano. Come stabilizzi questo nuovo modo di pensare e fai in modo che diventi il tuo modo di vivere? Sai, c'è un momento magico nell'apprendimento delle lingue. Il momento in cui il tuo cervello smette di lottare contro le parole. Prima, ogni frase è uno sforzo, ma dopo un po' di tempo, il tuo cervello non cerca più. Trova naturalmente le parole. Questo è il momento che chiamiamo stabilizzazione cognitiva. Sì, è il passaggio dalla memoria consapevole alla memoria automatica. All'inizio tutto è lento. Devi pensare, correggerti, confrontare. Ma quando il tuo cervello ha ripetuto una struttura abbastanza volte, non ha più bisogno della tua attenzione per usarla. È come guidare o camminare. Non ci pensi più, semplicemente lo fai. E il segreto è che questa automatizzazione non dipende solo dalla quantità di tempo dedicato all'apprendimento, ma dalla qualità della tua attenzione. Se studi mentre sei distratto, il tuo cervello dimentica. Ma se vivi la lingua, se ti immergi in essa, il tuo cervello la registra. Esattamente. E ciò che spesso dimentichiamo è che il cervello ha bisogno di costanza per mantenere attiva una lingua. Se impari 10 parole oggi e poi non fai nulla con loro per una settimana, il tuo cervello le cancellerà. Ma se le riutilizzi, le rileggi e le ascolti di nuovo, anche solo un po', rafforzi la traccia neurale. Potremmo dire che il cervello è come una foresta. Ogni parola che impari è un seme, ma se non torni mai ad annaffiarlo, scompare. Quindi, per stabilizzare il pensiero in italiano, devi tornare spesso a ciò che già sai, ma in modo vivo, non rileggendo liste, ma parlando, ascoltando e raccontando storie. Sì, ecco perché podcast come questo sono utili. Ascolti le parole nel contesto, con una voce, un tono e un'emozione. Il tuo cervello le registra come esperienze sonore, non come informazioni astratte. Ed è una chiave fondamentale. Il tuo cervello impara molto meglio quando riconosce schemi e strutture familiari. Se senti spesso "mi piacerebbe" o "sai una cosa", il tuo cervello crea una strada veloce, anticipa e comprende senza sforzo. Ed è questo che significa pensare in italiano. Anticipare il significato prima ancora di aver sentito tutto. Sì, e affinché questa anticipazione diventi naturale, devi ridurre la traduzione interna. Conosci quella vocina che vuole tradurre tutto parola per parola? Non scompare in un giorno, ma puoi calmarla riformulando mentalmente le cose in italiano. Per esempio, invece di pensare "What does it mean?", dirti "Che cosa significa?", anche se lo dici solo nella tua testa. Il tuo cervello registra la versione italiana come normale. E poco a poco noterai un cambiamento. Inizierai a pensare le tue emozioni in italiano. Non dirai "sono stanco" perché lo stai traducendo, ma perché è proprio ciò che stai provando. Ed è allora che il cervello fa un enorme salto.
Collega la parola al tuo mondo interiore. Sì, diventa personale, quasi intimo. La lingua non viene più dall'esterno, viene da te. E quando succede, è fatta. La traduzione muore, il pensiero vive. Ma per arrivare a questo punto devi nutrire regolarmente il tuo cervello con contesti reali, non con frasi isolate. Per esempio, invece di imparare mangio una mela, impara mangio una mela perché ho fame. Aggiungi sempre una ragione, una connessione. Questo è ciò che in linguistica viene chiamato memoria narrativa. Ricordi meglio le parole quando raccontano una storia. Esattamente. Le parole non vivono da sole e il tuo cervello ama le storie perché hanno un inizio, una connessione e un'emozione. Ecco perché le frasi imparate in una situazione reale rimangono con te per anni. E sai una cosa? Anche il tuo accento diventa più naturale quando il tuo pensiero si stabilizza, perché il tuo cervello non si concentra più su come pronunciare qualcosa, ma su ciò che vuoi dire. E la pronuncia diventa una conseguenza naturale della fluidità interiore. È assolutamente vero. L'italiano non è una lingua che devi forzare, è una lingua che senti. La stabilizzi quando smetti di controllarla e le permetti di scorrere attraverso di te. Ed è per questo che diciamo spesso che pensare in italiano significa pensare tanto con il cuore quanto con la testa, perché il tuo cervello emotivo e il tuo cervello logico lavorano insieme. Uno mantiene la struttura, l'altro le dà significato. Ma perché queste due parti del cervello collaborino, devi creare dei rituali mentali, momenti in cui stimoli la tua mente senza pressione, semplicemente per mantenere viva la lingua. Per esempio, ogni sera prima di andare a dormire, ripensa alla tua giornata in italiano. Non cercare di essere perfetto. Rivivi semplicemente i momenti usando parole italiane. E vuoi un altro consiglio? Collega il tuo apprendimento a un rituale fisico. Per esempio, ascolta un podcast mentre cammini, ripeti le parole mentre cucini, parla ad alta voce mentre sistemi casa. Il movimento aiuta il tuo cervello a memorizzare. Questo è ciò che chiamiamo memoria cinestetica, la memoria del corpo. Il corpo ricorda ancora prima che la testa capisca. Sì, è un'idea bellissima e funziona per tutto. Quando leggi una frase mentre compi un'azione, rimane impressa nella tua memoria. Se dici apro la porta mentre stai effettivamente aprendo la porta, il tuo cervello crea una doppia connessione linguistica e motoria. Di conseguenza, non la dimentichi. Ed è per questo che diciamo spesso che i migliori studenti vivono la lingua invece di limitarsi a studiarla. Si muovono, parlano, sentono, ridono e il loro cervello lo adora perché impara senza nemmeno rendersene conto. Sì, ed è esattamente l'obiettivo: rendere l'italiano un riflesso, non un obbligo. Più naturalmente pensi, più senti che la lingua fa parte di te. E a quel punto non hai più bisogno di motivazione esterna. Il tuo cervello vuole semplicemente farlo perché si sente bene. Ed è allora che scopri un bellissimo fenomeno. Più pensi in italiano, più scopri cose su te stesso. Non stai semplicemente usando parole diverse. Vedi il mondo in modo diverso. Diventi più preciso, più calmo e più attento. È come se una parte di te si stesse risvegliando. È vero. Ed è allora che l'italiano smette di essere una lingua straniera. Diventa parte della tua identità mentale. Quando raggiungi questo stadio, il tuo cervello non distingue più tra la tua lingua madre e l'italiano nello stesso modo. Inizia a integrarle. E questa integrazione è ciò che chiamiamo pensiero bilingue. Uno stato in cui le parole cambiano, ma la coscienza rimane la stessa. E sai una cosa? Non è un privilegio, è un'abilità. Chiunque può arrivarci. Devi solo